Ciao, sono Chiara e sono una cuoca, non di professione ma per passione. Cucino per i miei figli piatti della tradizione ebraica e non. Per questo ho deciso di condividere con voi le ricette della mia famiglia. Nella mia cucina non ci sono regole, ma creatività, passione e divertimento! Buongiorno a tutti amici e bentornati nella mia cucina Rosso Limon. Oggi facciamo uno dei miei piatti preferiti, sono le buricche con le melanzane, cipolle e pomodoro. Le buricche non sono la stessa cosa delle borecas, sono cose completamente diverse. Le borecas, quelle con le patate e le cipolle, fatte con la pasta bricche, fritte, sono una cosa. Quelle che facciamo oggi invece vengono fatte con una pasta particolare, una pasta molto leggera, non vengono fritte, vengono fatte al forno. Con questa pasta che poi vi insegnerò, che è una pasta molto versatile, della quale non so assolutamente il nome, perché a casa mia si chiama pasta per le buricche e serve per fare anche le torte salate. La mia mamma ci fa i grissini che sono buonissimi e con gli avanzi poi vi dirò che cosa ci possiamo fare. E quindi senza perdere tempo vi do subito gli ingredienti per le buricche con melanzane, cipolla e pomodoro per 4 persone. Allora, gli ingredienti sono una melanzana grossa, circa mezzo chilo è questa, una cipolla grande che verranno cotte con olio d'oliva, un po' di passata di pomodoro, sale e peperoncino. La pasta per le buricche si fa con olio di semi, acqua, sale e farina. E una volta fatte le buricche riempite andranno spennellate con l'uovo e, se vi piace, un po' di semi di papavero. E siccome ora si comincia a far sul serio, come dico sempre io, mi metto il mio grembiule rosso limone e si fa sul serio. Prima cosa che dobbiamo fare è tagliare a tocchetti molto piccoli le melanzane e a fette sottili la cipolla. Tagliamo la melanzana, la spuntiamo. Io lo faccio con il pelapatate perché porta via meno polpa, veramente porta via solo la buccia e tra l'altro è anche veloce. Ecco fatto. Tagliamo la melanzana a tocchetti. Tocchetti piccoli, perché così ci mettiamo meno tempo a cuocerla, perché se no i tempi di cottura si allungano troppo. Adesso tagliamo la cipolla a fettine fini per lo stesso motivo, perché se no ci vuole un sacco di tempo a cuocerla. Vedete quanta roba è? Non vi preoccupate, non andrà di fuori perché di queste melanzane non rimarrà quasi niente, meno della metà. Adesso ci mettiamo olio, la salsa di pomodoro, il sale e il peperoncino. Ho messo la pentola sul fuoco, un po' di acqua per non farle attaccare e queste devono stare sul fuoco almeno mezz'ora. Coperchio. Ci vediamo tra mezz'ora. La pasta si fa mettendo a bollire un paio di dita di olio di semi e il doppio di acqua e 2 o 3 cucchiaini di sale e si lascia bollire finché proprio non fa le bolle. L'olio e l'acqua bollono, stanno facendo proprio le bolle e con grande cautela, perché qui c'è da farsi del male, la butto in un po' di farina. Allora, per ora ne ho messo 300 grammi, ce ne vorrà sicuramente ancora. Dirvi quanta è impossibile, quanta ne prende, e vi faccio vedere poi come deve essere la pasta. Intanto non la maneggiate con le mani per ora, ci metto dentro farina, finché mi diventa, poi la lavorerò con le mani, proprio una pasta, tipo una pasta brisée. Provo a metterci le mani, vediamo se ce la faccio. Ce la faccio. È pronta, è ancora tiepida, la potete usare subito. Se non la volete usare subito, la potete usare domani, la mettete in frigorifero. Se non la volete usare domani, la volete usare tra un mese, la mettete in freezer e rimane esattamente com'è ora. Quindi se ne fate di più, avanza, mettetela in freezer. La pasta per le buricche deve essere così. Eccola, liscia,
si lavora in 2 minuti, non ce ne vogliono 3. E adesso, siccome non la uso subito perché le melanzane non sono pronte, la metto in frigorifero. A dopo. Cari amici, bentornati, il nostro ripieno è pronto, l'abbiamo cotto, come vedete è diventato una specie di purè, ritirato perché non ci deve essere acqua, e l'abbiamo fatto anche freddare perché se è caldo bagna la pasta e quindi deve essere ben freddo. Adesso tiriamo molto fine la pasta e vi faccio vedere come si confezionano le burriche. Mettiamo molta farina sotto perché non si deve assolutamente attaccare, ma soprattutto deve venire molto fine la pasta, e quindi se non mettessimo la farina si attaccherebbe, e invece che venire tonde queste borecas verrebbero ovali e quindi non sarebbero brutte, non andrebbero bene. La pasta va fatta molto molto fine, perché poi, come vedrete, andrà raddoppiata perché va chiusa e verrebbero dure. Quindi andiamo ancora un po' più fine di così, sempre mettendo farina sotto, in questo modo. Allora, ora la cosa comincia a diventare difficile e quindi io mi avvalgo dell'aiuto di uno special guest, che è un mio caro amico, Simone, che verrà a aiutarmi a riempire queste burriche, che so che è molto bravo, e quindi benvenuto a Simone. Grazie, sono il più grande follower di questo canale e sono molto onorato di farne parte non solo come musicista ma anche come aiuto cuoco. Intanto ho aperto un uovo col quale andranno spennellate le burriche. Metà le cospargerò con i semi di papavero e metà le lascerò senza. Con le punte di una forchetta chiudiamo queste qui. Chiudiamo. Cari amici, come vedete le nostre burriche sono state ben chiuse, sono pronte per essere infornate, ma prima andranno spennellate con l'uovo già sbattuto. E quindi provvederemo a spennellarle. Adesso le mettiamo in forno un quarto d'ora, 20 minuti, finché diventano dorate. Anzi, Simone le metto in forno. Mentre Simone si riposa, io vi faccio vedere come utilizzare questi avanzi di pasta, che ormai sono stati passati più di una volta e quindi non vanno più bene per fare le burriche. Ci possiamo fare dei piccoli rustici o tipo dei grissini, che sono molto buoni e molto saporiti. Sono molto semplici, si fanno delle strisce che si tagliano con una rotella. Io le cospargo di uovo e di origano. Vi faccio vedere come si fa. Cari amici, come vedete sono pronte, ci è voluto un quarto d'ora, sono venute veramente bellissime, profumate, lucide, dorate, c'è tutto quanto, e quindi ci mancherà solamente di mangiarle e di sentire che buonissimo sapore avranno. Quindi la nostra puntata per oggi si conclude, vi aspettiamo alla prossima puntata e come sempre Rosso Rimon vi augura Vettea buon! Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete. Vettea buon!